Ciao amici, benvenuti sul canale. Prima di cominciare, le solite raccomandazioni: iscrivetevi al canale, condividete il video se vi fa piacere e attivate la campanella per essere sempre avvisati ogni qualvolta uscirà un nuovo contenuto. Detto questo, che sono le raccomandazioni di rito, partiamo bomba. Allora, avete visto prima delle mie parole un riff di pianoforte. Questo riff di pianoforte o giro, insomma, armonico, appartiene a una canzone che si intitola Luna. Quale autore di canzoni, quale poeta, quale scrittore non ha dedicato qualche parola, qualche musica alla Luna? A me risulta quasi nessuno. È un po' come chi ha un figlio, no? Automaticamente scrive una canzone su un figlio. Mi viene in mente Avrai di Claudio Baglioni, una su tutte, ma non perché non perché io sia un fan di Baglioni, ormai è il segreto di Pulcinella, ma perché veramente tutti quanti hanno scritto un brano sulla Luna e sui figli, eccetera, eccetera. Ci sono argomenti un po' standard, ecco. Io non sono rimasto, come dire, non sono stato esente da questa cosa. Io stesso ho scritto questo brano dedicato alla signora Luna, ecco. E ricordo anche il perché. Io andai tempo fa in un paese meraviglioso che si chiama Casteldario, che è in provincia di Mantova, e ricordo di sera vidi una luna talmente grande che la si poteva quasi toccare con una mano. Mai vista in vita mia una luna così meravigliosa, tanto da andare a casa e cominciare a scrivere qualche appunto su un quaderno. Avevo già in mente più o meno quella che poteva essere la melodia, come poteva girare una canzone nuova che in quel periodo stavo scrivendo. Ho preso la palla al balzo e ho dedicato questa musica, che già era in cantiere, alle parole. Ho dedicato a questa musica delle parole che già avevo in mente e che già stavo cominciando a scrivere, ossia parole dedicate alla Luna. E ricordo benissimo che quella canzone fece un discreto successo, per non dire successo, e quando la presentavo in locali, centri culturali, teatri, insomma, ed era ormai un punto fisso nel mio repertorio. E quando poi incontrai una persona in occasione di un concorso canoro, mi resi conto che quella persona non era proprio la prima che capitava. Mi riferisco a Danilo Minotti, direttore d'orchestra di valore assoluto, chitarrista di Claudio Baglioni per anni, e insomma poi ha collaborato sia in veste di chitarrista che in veste di direttore d'orchestra con tantissimi artisti nazionali e internazionali. Ebbene, Danilo Minotti faceva parte di una sorta di giuria presente in un concorso canoro piuttosto provincialotto, insomma, un concorso, mi viene da dire, d'oratorio, ecco, però lui era lì. Ebbene, io lo conobbi di persona, già lo conoscevo perché lo vedevo sui palcoscenici insieme a Claudio, e per cui appena me lo sono visto lì ho detto: caspita, ma questo è Minotti. L'ho avvicinato e gli ho detto: senti, perché non ascolti qualcosa di mio? Lui, per mia sorpresa, mi invitò praticamente il giorno dopo presso il suo studio. Portai delle canzoni, tra cui questa. A lui piacque molto, anche se forse quella che gli piaceva di più era L'orologiaio, un pezzo che chi mi segue già conosce. Però questa canzone lo colpì in maniera particolare. Di cosa parlammo? Parlammo di prendere queste 4-5 canzoni, quindi farle diventare un EP, che l'EP è un formato più piccolo di quelli che erano i CD. Adesso parlo al passato, perché ormai i CD o non li si fa o non li compra nessuno, comunque sono passati in cavalleria, anzi stanno tornando di moda gli LP, i vinili, però proprio i CD, insomma, sembra quasi un oggetto misterioso, mentre qualche anno fa si faceva veramente la fila per acquistare la nuova uscita di turno, insomma. Ecco, parlammo di realizzare un lavoro insieme, parlammo di realizzare un disco, e lui, ricordo, mi identificò come un pucciniano. Oddio, Puccini io l'ho sempre ascoltato volentieri, è uno degli autori classici che preferisco, anche se non è quello che preferisco in assoluto, però lo ascoltavo e lo ascolto ancora oggi. Però mi ricordo che mi aveva detto: tu hai un taglio pucciniano. Dico: vabbè, caspita, non l'ho certo fatto apposta, si vede che è emersa la mia italianità più che altro. Puccini era un compositore italiano e quindi probabilmente nel DNA tutti i musicisti italiani hanno qualcosa di Puccini, di Rossini e quant'altro. Perché non realizziamo un disco classico? Io rimasi lì e dico: ma classico vuol dire senza batteria, senza chitarra, senza basso, senza
Sì, proprio così, pianoforte e orchestra. Dico va bene, e con Danilo Minotti partimmo per Roma dopo che lui aveva scritto centinaia, migliaia di partiture per violino, violoncello, viola, trombe. Partimmo per Roma e andammo in uno studio incredibile, e mi sto riferendo a quello che era lo studio del maestro Ennio Morricone, la Forum Music Village di Roma, che è uno studio pazzesco, meraviglioso, realizzato sotto una chiesa, in una delle piazze più belle di Roma. E ricordo che mi trovai davanti a uno studio di quelli che si possono vedere solo in televisione. In quello studio ci ha registrato lo stesso Baglioni, ci ha registrato Lucio Dalla, Fiorella Mannoia, ma anche altri artisti stranieri, insomma. E quando io mi ritrovai lì mi sembrava di essere come un bambino a Luna Park. E ricordo che entrai in questa stanza enorme, adesso qui vi metto la foto, dove era già schierata l'orchestra, quindi decine e decine di seggiole riempite da questi orchestrali che in quel momento non sapevano neanche bene cosa dovessero fare, avevano delle partiture. Ricordo una cosa buffa, una bellissima violinista mi si avvicinò e mi disse: guarda, ma lei è il maestro Coccia? Dico no, maestro anche no, insomma. E no, noi chiamiamo maestro coloro i quali scrivono la musica. Dico allora sì, sono io. Ma cosa dobbiamo realizzare? Uno spot pubblicitario? Dico no, un disco. Ah, scusi, non volevo offenderla, solo che a noi non ci avvisano. Siamo turnisti, ci chiamano perché dobbiamo leggere delle partiture, finito il nostro lavoro andiamo a casa. È un po', immaginate una sala di doppiaggio. Ho visto tantissimi documentari dove i doppiatori non sapevano neanche chi dovessero doppiare, se un cartone animato o magari Robert De Niro. Semplicemente avevano un turno, entravano negli studi, doppiavano e uscivano. Ecco, più o meno è successa la stessa cosa. A parte questo momento di imbarazzo mio e suo, ecco, l'orchestra partì, diretta dal maestro Minotti. E io ricordo che le mie canzoni divennero meravigliose, sembravano pezzi di musica classica, e io rimasi sbigottito davanti a questa meraviglia. Rimasi sbigottito tanto da non star neanche troppo bene di stomaco a fine giornata, perché ero talmente scombussolato che non avevo neanche mangiato e avevo bevuto acqua gelida, anche perché andammo in primavera e potete immaginare che se fa caldo in inverno, in primavera a Roma si muore. Io uscì da lì che non mi rendevo neanche conto di quello che avevo sentito. Erano le mie canzoni, questo era incredibile tanto che ancora oggi non ci credo. Questo disco fu oggetto anche di interesse da parte di parecchi addetti ai lavori. Non andò bene, se no non sarei qui a raccontarvi queste cose davanti a una telecamera comprata con i miei soldi, ma magari sarei alla Rai, intervistato da qualcuno. Non andò bene, ma purtroppo la musica in Italia è quella che è. Vanno di moda cose che non hanno, a mio avviso, quasi nessun senso, e mi riferisco agli ultimi anni, ma allora avevano un filo più senso, però mi spiace dirlo, è quasi una frase telefonata, ma ci volevano le cosiddette raccomandazioni. Io non ho mai avuto un padre discografico, feci la gavetta che facevano tutti, anche se avevo un disco, e ho un disco, che veramente posso dire che pochi hanno. Mi riferisco ovviamente ai miei pari, poi è ovvio che se si va su in alto verso altri artisti, caspita, ci sono dischi di questo tipo. Mi viene in mente l'omaggio della Mannoia a Lucio Dalla, ecco, è un disco interamente registrato lì alla Forum Music Village con l'orchestra di Roma, la stessa orchestra che ha suonato i miei brani, e quindi insomma i nomi noti ci vanno. Io già amavo la musica classica, quindi non fu assolutamente difficile farmi andar giù questa versione, questa riedizione dei miei brani vestiti da classica, da musica classica. Tra l'altro in quel periodo cominciavo anche ad ascoltare con insistenza, e ancora oggi lo ascolto molto, di opere dirette da maestro Ceribità, che è uno dei più grandi direttori d'orchestra mai esistiti sulla faccia della terra, che purtroppo non è più tra noi. E quindi anche questa cosa qua, insomma, ascoltavo tanta musica classica già prima perché l'avevo anche studiata. Ho sempre apprezzato e amato questo genere di musica perché penso sia la culla della musica mondiale.
Pensate che dicono che Bach, se non ne fosse mai esistito lui, mai sarebbe esistito il rock, perché aveva delle frasi musicali che poi sono state assolutamente riprese dai cosiddetti rocchettari. E insomma, la musica classica è stata la culla della musica. E so di essermi dilungato tanto, però volevo raccontarvi questa vicenda e subito dopo le mie parole vorrei farvi ascoltare Luna. Va bene, io mi auguro che questo racconto vi abbia quantomeno incuriosito, vi sia piaciuto. Se così fosse, condividete il video, lasciate un like, iscrivetevi al canale e adesso Luna. Alla prossima, ciao! Luna che scendi pian piano e depositi il chiaro sul letto del mare. Sembri la scena di un quadro e nemmeno Monet dipingeva così. Tanti bambini col naso all'insù per guardarti. Mille poeti ti cercano per bestemmiarti. Il tuo colore su noi. Strano pensare che il sole lo incontro più spesso di te. Luna che servi all'estate per far della spiaggia qualcosa di più. Servi alle scale se manca la luce, tu crei un'atmosfera sinistra. Come in un film di Fellini tu illumini Roma. Fai largo tra nebbie che ovattano i suoni. Ogni presente sarai. Strano pensare che il mondo ti vede così come qui. Tu che ci stai accanto, veglia su noi. Solo per te le maree si ritirano un po'. Che ci dai un quarto della tua scia. Forse anche il cielo si è preso un po' gioco di te. E se il tuo sole inviterai, lui non tramonterà. Luna che servi ai pittori per metter su tela colori gentili. Luna si narra di te che servisti da musa per ladri assassini. 100 miliardi di stelle ti danzano intorno e ti fai bella o nascondi il tuo viso se piove. Il tuo colore su noi. Bello pensare che specchi il tuo volto su pozze e maree. Tu che ci stai accanto, veglia su noi. Solo per te le maree si ritirano un po'. Tu che ci dai un quarto della tua scia. Forse anche il cielo si è preso un po' gioco di te. E se il tuo sole inviterai,
lui non tramonterà. Luna di notte mi sembri una donna vestita di pizzi e merletti, e all'albeggiare una madre gentile che piano ti viene a svegliare.